Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo tarologia con i tarocchi interattivi per giovedì 10 aprile. Vedremo le situazioni che dovremo affrontare in questa giornata, vedremo anche i consigli a livello spirituale, che cosa è meglio per l'anima, quindi come messaggio a livello mentale e a livello fisico, e che cosa è meglio fare in questa azione che si dovrà intraprendere per superare. E infine una carta dell'arcangelo per riuscire a capire come si può fare. Vediamo un attimino per la giornata del 10 aprile quali saranno le situazioni. Allora, abbiamo la luna è governata dal cancro, quindi la luna rappresenta la missione dell'anima, rappresenta il nutrimento, una figura femminile, può essere la madre, quindi il nutrimento, l'inconscio, ma è soprattutto a livello esoterico è proprio anche la missione dell'anima, e quindi tutto quello che ci nutre, tutto quello che è femminile, la nostra missione animica, dove ci dobbiamo anche allineare. E neanche a farlo apposta è venuta fuori l'Ariete, che è il primo segno dello zodiaco, governato da Marte, il segno guerriero proprio per eccellenza, un segno di fuoco, un segno che inizia proprio un nuovo inizio, un nuovo ciclo di creazione. Non a caso si prende molto in considerazione in astrologia l'ingresso del Sole in Ariete, che corrispondono anche alle fasi o il plenilunio o il novilunio precedente l'ingresso del Sole in Ariete, per sapere come andrà il nostro anno, come sarà condizionato. E in questi avvenimenti dove in Ariete è appena entrato come un evento astronomico il pianeta Nettuno, che segna l'inizio di un nuovo ciclo a livello animico, vedremo anche proprio l'importanza della missione animica e della missione nostra della vita nella giornata che dovremo fare di giovedì 10 aprile. Le prove saranno proprio nell'immagine pubblica, nella stabilità, nella realizzazione professionale, e tutto questo che ha a che fare proprio per essere visibili, per avere il successo professionale, ma chiaramente dipende anche dal nostro valore, come lo dimostra il nostro amico Ariete come segno, quindi del coraggio, della determinazione sotto l'influsso di Marte. E noi dobbiamo incanalare l'energia proprio a partire da noi stessi, dalla nostra identità, ma anche in relazione, anche con gli altri, per trovare la stabilità, ma soprattutto la realizzazione professionale. Quindi capiamo come dipenda proprio da noi riuscire a risolvere e trovare la stabilità per poter arrivare al traguardo e andare a compiere la missione animica. Vediamo il messaggio, quello che rappresenta, cosa è meglio per la mia anima, sia a livello spirituale. Quello che ti risuona di più, tienilo a mente, proprio scegli distinto, perché quello è il consiglio giusto. A livello spirituale dice alimentare energie per affrontare la sfida del tuo destino, quindi avere un alleato nelle alte dimensioni, questo è veramente, potrebbe essere molto ma molto di aiuto. Chiaramente si deve avere fede e sentimento e poter richiedere, perché gli angeli e gli esseri di luce, se noi non li chiamiamo e non li invochiamo, loro rispettano il libero arbitrio della persona, quindi non vi aspettate aiuto se non li invocate e non li autorizzate ad intervenire nella vostra vita. Cosa è meglio fare per la mia anima a livello mentale? Sono sentimenti causati dai tuoi desideri circa dove stai andando. In questo caso il messaggio consiglia
di prestare attenzione se è buono e costruttivo o se è distruttivo, danneggia magari anche con gli altri. Attenzione, in questo caso vi si potrebbe ritorcere contro e se ci sono dei sentimenti, pondera bene attentamente quali sono i tuoi sentimenti, desideri e se sono costruttivi manifestali con fede e sentimento per poter ottenere quello che vuoi, ovvero la stabilità e la realizzazione professionale dei tuoi obiettivi. Cos'è meglio per la mia anima fare? A livello fisico, nella materia, reazioni risultanti dall'onestà e dalla forza della tua carriera. Appunto, come dicevo prima, qui c'è da scegliere se è buono e costruttivo, se si usa la saggezza o se si danneggia magari qualcun altro. Quindi presta attenzione a quello che fai riguardo anche la fede, i sentimenti e i pensieri, ma soprattutto crea con saggezza per poter ottenere il miglior risultato possibile. E ora vediamo cosa devo tenere in considerazione per un'azione. Vediamo subito quale sarà. Difendi il tuo potere di volontà responsabilmente. Se tu credi nel tuo obiettivo, procedi proprio fino in fondo, sempre se è in allineamento con l'ordine divino, ovviamente, perché se danneggi gli altri non è in ordine in allineamento con l'ordine divino. Cosa devo tener conto a livello mentale? E ti dice: accetta ciò che credi di sapere circa il successo, cioè le tue convinzioni vanno